È una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Buongiorno a tutti, siamo alla 31esima puntata di Presenta il tuo libro e oggi ho il piacere di avere un caro amico Werner che è editore, è il secondo editore che viene sul canale, è editore della casa editrice L'Era dell'Oro. Ciao Werner, come stai? Ciao Giuseppe, tutto bene? Senti, che libro sei venuto a presentarci oggi? Beh, come i nostri, ascoltatori e lettori avranno visto che abbiamo presentato qualche settimana fa il primo libro che abbiamo pubblicato e quindi insomma ho il piacere di presentarlo anche sul tuo canale. E ce lo mostri? Come si chiama il titolo? Eccolo qua. Vediamo se si Abbiamo vede anche... bene, un problema un po' di luce. Vabbè, comunque abbiamo... Ecco. Allora, il libro si intitola, eccolo lì, Dove il mondo ha perso le strade. È un libro che scritto da un autore, è un esule istriano, Antonio Zappador, un signore di 85 anni, che ha voluto affidarci questo lavoro di pubblicargli questo libro. È stato un lavoro, diciamo, piuttosto complicato, soprattutto per i rapporti con l'autore. Lui nella sua vita ha fatto il tipografo della vecchia scuola. Lui componeva le pagine mettendo insieme una lettera alla volta, il classico tipografo di una volta, e quindi con la tecnologia di adesso è stato molto difficile fargli capire quali sono i limiti della tecnologia attuale, ed è stato un lavoraccio che Antonella si è accollata per gestire, diciamo, i rapporti con lui. Nello specifico, Werner, di cosa parla il libro? Allora, il libro parla di un pezzo di vita dei suoi genitori, o meglio, inizia nel 1915, quando suo papà, Carlo, diciottenne, viene arruolato nell'esercito austro-ungarico. Lui viveva in Istria, quella volta l'Istria era sotto controllo degli austriaco, però territorio ex italiano, che poi è stato, diciamo, riconquistato con la storia della prima guerra mondiale dopo. Sta di fatto che questo ragazzo si ritrova arruolato nell'esercito e viene, insomma, una serie di vicissitudini, viene mandato sul fronte orientale a combattere contro la Russia. Faccio un attimo una piccola parentesi, perché è simpatico di come si è svolto il lavoro che ha fatto Antonio sulla ricerca per costruire questo libro. Perché quando era ancora in vita suo papà, Carlo, Antonio segnava su dei bigliettini man mano che suo papà gli raccontava aneddoti della sua vita. A un certo punto ha avuto una montagna di bigliettini e ha deciso, insomma, di metterli insieme. Questa montagna poi di bigliettini ha prodotto un testo. Per scrivere il testo Antonio non ha impiegato molto, qualche settimana, e lo ha impaginato come interessava a lui. Cioè dovevano uscire 162 pagine con i bordi fatti in un certo modo, insomma tutto doveva essere come ce l'aveva in testa lui. E poi simpatico, poi lui si è messo a scriverlo su Word e a far stare su Word come lo voleva lui,
Cioè, su Word tutti lo conoscono, quando aggiungi una virgola ti si sposta tutta la pagina. Insomma, ha impiegato 4 mesi per riuscire a impaginarlo come lo voleva lui. È stata... E quindi lui poi ha voluto che tutti i suoi a capo, anche parole tipo editore, edit, ore, devono andare a capo così, non scrivere l'intera parola. È stata un'avventura di settimane di Antonella con lui per riuscire a far andare dritto il testo. Torno al libro, a un certo punto lui si ritrova, come dicevo prima, sul fronte orientale con la Russia e non voleva uccidere, lui era un tiratore, un cecchino, era stato messo in quel settore lì e non voleva uccidere i soldati dall'altra parte. E cosa fa? Con una pietra ruvida ha limato il mirino del suo fucile, in modo che non potesse sparare con precisione. Peccato che questa mossa è stata, diciamo, scoperta dai superiori dell'esercito. Il codice militare prevede che se tu rovini la tua arma in zone di guerra, la pena è la fucilazione. Bene. La fucilazione è fissata per il 17 luglio del 1917, quindi abbiamo sto 17 2 volte. Simpatico, insomma. Una coincidenza. Sì, sì. E la mattina del 17 luglio del 17 nel campo, controllato dagli austriaci, irrompono i russi e conquistano e fanno prigionieri almeno 3.000 soldati, che quasi tutti italiani. Il buon Carlo a quel punto si ritrova internato in un gulag della Siberia, quindi passa da essere quasi fucilato a ritrovarsi 4 anni in un gulag siberiano. Lì di questi 3.000 ne rimangono 2 vivi, lui e un altro. Nella primavera del 17, a un certo punto il comandante del campo dice: cosa ci stai a fare qua ancora? E lo liberano i 2, gli danno documenti, un po' di soldi, un fucile e gli indicano la direzione dove scende il sole. Quindi questi 2 attraversano la Siberia in zone dove non ci sono strade, paesi, niente, nel nulla, e impiegano 3 stagioni ad arrivare in un territorio che adesso è più o meno l'Ucraina. Lì Carlo si crea una vita, fa moglie, figli, e tutta la storia è descritta nel libro, e nel 1933 deve scappare dalla Russia, perché lì cominciavano a stringersi sempre di più i cordoni di Stalin e questi, quindi rientra in Italia nel 1933. C'è il libro, riassume un po' questa fase di vita di Carlo, il papà dell'autore, Antonio. Senti, io ho un pochino, cioè, siccome io e Werner comunque collaboriamo su delle cose, quindi questa storia la conosco bene anche io, e conosco anche la storia di Antonio Zappatorre, che ha avuto tantissime difficoltà a pubblicare il libro, e fino a che poi non ha incontrato la casa editrice di Werner, e in effetti lì ha trovato poi qualcuno che è stato pronto ad accogliere questo manoscritto, che poi è scritto benissimo, una storia stupenda veramente. Però la domanda non è questa, la domanda è perché poi le case editrici hanno spesso difficoltà a raccontare queste storie che invece poi il pensiero unico dominante vuole tenere nascoste. Ma non è tanto quello quanto è una questione di entrare nei circuiti delle grandi case editrici è molto difficile. Lì vigono regole, o fai parte del sistema e ti pubblicano, basta andare in libreria, ci sono delle zone dove ci sono i libri di questo tipo o simili, ma sono tutti del sistema. Questo è il primo problema. E se poi vai su Amazon, lì finisci in un mondo che
sì, ti costa poco a pubblicare il libro, però per esempio nel caso nostro Antonio proprio ci ha dato no, assolutamente no, non voglio finire in quel contenitore, e quindi siamo stati diciamo portati a stamparlo noi il libro alla fine, no? E adesso stiamo vedendo di come pubblicizzarlo e per riuscire a venderlo, perché al momento l'unico posto di cui è acquistabile il libro è da noi direttamente. Quindi dopo metteremo in descrizione sia come acquistarlo, ma lo dirai anche tu a voce, eccetera. Perché però, ritorno sulla domanda, perché la tendenza è a raccontare soltanto un'unica storia, quella della memoria, poi altre memorie vengono messe da parte, cioè come se noi non dovessimo ricordare altre storie. No, secondo te c'è questa tendenza? Ma direi di no, che non è quello il problema adesso, che Mm. vogliono nascondere questa, perché in questo caso abbiamo a che fare con un autore che sia il papà Carlo che l'autore hanno poi subito l'esodo degli istriani, dei giuliani, perché sta povera gente, cioè Carlo è rientrato in Istria nel 33 e nel 47 sono dovuti scappare perché sono arrivati i titini. E proprio in questi giorni ho visto che in regione Friuli Venezia Giulia ci sono una serie di manifestazioni dove commemorano questo brutto fatto. E quella volta sono scappati circa 350.000 italiani, sono dovuti scappare dall'Istria e venire in Italia. No, non credo che ci sia questo tipo di censura su questo tipo di argomento. Mm. Vabbè, io più che censura alludevo al fatto di rendere centrale un tipo di storia e quindi poi le altre potrebbero soltanto andare a confondere quel tipo di storia che loro vogliono rendere centrale, perché esiste soltanto un'unica memoria e sappiamo qual è, quella là relativa poi al post guerra, seconda guerra mondiale, insomma. E cioè approfondire, senza spoilerare troppo il libro, approfondire un po' questa cosa dei popoli istriani, perché per esempio era una storia che a me era abbastanza nuova, no? Quando ho approcciato al libro. Sì, infatti, perché il libro è una parte della vita, ma la questione degli profughi istriani è stata una storia molto brutta, perché quello che mi raccontava anche Antonio, l'autore, scrittore, poi parlando anche adesso, perché ci stiamo, diciamo, organizzando a diffondere il libro proprio con le associazioni dei profughi istriani, che ce n'è, in Italia ce n'è abbastanza. Il problema è che loro sono arrivati in Italia e in quella fase storica in Italia al governo c'era la DC da una parte, però con una forte presenza del PC. Quindi c'era un equilibrio tra i due fronti politici, e questi che scappavano, diciamo, dai comunisti in Italia erano visti male, erano visti come dei traditori, come fai a scappare dai comunisti, che brava gente, no? E quindi sono stati sballottati su e giù per l'Italia. Ho saputo da poco qui in paese di un signore anziano che era bambino quella volta, li hanno caricati in treno a Trieste, li hanno spediti in Puglia e in qualche stazione lungo il percorso questo bambino voleva scendere per prendere dell'acqua e i militari sulla banchina del treno hanno vietato qualsiasi persona che scendesse. Proprio erano dei prigionieri, italiani prigionieri in Italia. Impressionante sta cosa. E il bambino, ovviamente il signore a una certa età, gli è rimasto impressa questo passaggio, no? E poi sono finiti tutti in campi, in sorta di campi di prigionia, dove non potevano uscire. Lo stesso Carlo, l'autore, sì, il protagonista del libro, si è ritrovato per anni in un campo a Carpi, in Emilia, dove era prigioniero di fatto. Quindi una storia molto brutta da come l'Italia ha trattato i profughi istriani. Senti, invece ci parli un poco della casa editrice, l'Era dell'Oro? Ecco, la casa editrice siamo stati
cos'era, in autunno, più persone, tra cui tu, ci avevate, diciamo, sollecitati ad aprire una casa editrice. E lì, insomma, noi eravamo anche, non nascondo, un po' perplessi per far cosa di sta cosa. A un certo punto una nostra amica ci dice: dovete fare la casa editrice. Ma per far cosa? No, voi dovete farla, perché ho un libro da affidarvi. E così siamo andati, fatto le carte e abbiamo costituito questa casa editrice proprio su sollecitazione dell'autore Carlo Zappadore. È lui che l'ha voluta a tutti i costi darci sto libro, quindi la condizione era che facessimo una casa editrice registrata, e così è andata alla fine. E quindi questo libro, poi lo rifaccio vedere, anche il colore stesso, il colore, per chi sa, è il Blue Tiffany. Blue Tiffany è stato utilizzato storicamente da Kennedy con Samuel Jacquin, e poi nel 2016 Trump, che aveva una scatola color Blue Tiffany che gliel'ha regalata a Obama. Quindi anche il colore, che poi tra l'altro non l'abbiamo neanche scelto noi, l'ha scelto il grafico senza chiedercelo. Quando abbiamo visto il libro, e detto: guarda che bravo che è stato. Quindi abbiamo un'altra coincidenza con quello che sappiamo del resto, no? Quindi 17, il Blue Tiffany. Insomma, questo è tutto buon auspicio, lo riteniamo dei segnali positivi. Vabbè, io aggiungo anche che tu e Antonella avete una grandissima esperienza rispetto a progetti simili, e quindi anche Antonella di editing, e scrittura, eccetera, e quindi è stato anche un percorso naturale avvicinarvi a questa situazione. E interessante poi anche per gli scrittori che oggi ci stanno ascoltando e hanno difficoltà a trovare poi una casa editrice a cui rivolgersi, perché è diventato veramente molto molto difficile, e sommariamente chiedono tutti tantissimi soldi senza avere poi promozione e tutta una serie di cose. In questo senso la vostra casa editrice invece è ben organizzata, no? Da quello che so. Cerchiamo di fare quello che possiamo con i mezzi che abbiamo, perché alla fine stampare un libro, al di là delle ore che si investono per gestire il testo, sistemarlo, perché l'abbiamo visto anche con Antonio. Lui era convinto che il testo suo fosse pronto per andare in stampa. In realtà Antonella, che poi, come dicevi tu, nella sua vita ha fatto tante volte, ha sistemato testi, ha trovato centinaia, ma proprio centinaia di errori. Ce n'erano, su 162 pagine, ce n'erano 3-4 per pagina, quindi sono 500-600 errori. E questo, diciamo, è il primo lavoro che bisogna fare. Poi stamparlo ovviamente ha un costo, o si va su Amazon, quindi entri in un circuito dove stampano loro ma ti rimane quasi niente, o lo stampi tu e quindi ti accolli i costi di stampa. E poi c'è il problema della distribuzione, dove venderlo. E lì credo che anche lì abbiamo due strade sole, c'è Amazon da una parte, oppure cercare di venderlo in proprio con i canali che abbiamo, passaparola, creando degli eventi. Adesso prossimamente qui in paese è previsto il 15 di marzo una presentazione dove ci siamo appoggiati a un'associazione di profughi di vario tipo, quindi questi ci organizzano un incontro e bisogna fare un po' così, perché se no non c'è spazio. Ho capito. Werner, e come chi è interessato al libro, come può trovare il libro, cioè presso che indirizzo, come insomma può organizzarsi per richiedere una copia? Allora, come abbiamo scritto sui canali nostri, la cosa più facile è scriverci una mail, e la mail è l'era dell'oro editore, tutto attaccato, senza spazi, senza niente, @ gmail.com.
poi ti prego di metterlo, di scriverlo in fondo. Sì. E questo, anche il libro, abbiamo visto che poi è un libro anche che è costato perché l'autore ha voluto avere le pagine di un certo peso, quindi è bello da tenere in mano, abbastanza grande anche. E costa 17 euro anche quello, quindi abbiamo tenuto proprio tutta la linea sul 17. Senti, invece lo stesso indirizzo mail per qualsiasi scrittore volesse scrivervi per mandare una bozza di testo che sta scrivendo, eccetera. Sì, l'indirizzo è sempre quello, l'era dell'ora editore@gmail.com, e quindi stiamo già valutando, abbiamo ricevuto ultimamente una bozza di un libro, lo stiamo valutando, adesso vedremo quando abbiamo un attimo di com'è, e dopo decidiamo su da farsi, e chi ha un libro ce lo può mandare, poi vediamo, insomma, se ci sono le condizioni, li contatteremo poi l'autore. Werner, come mai un lettore dovrebbe essere interessato a comprare il libro e poi a leggerlo? Per quale motivazione? Ma le motivazioni sono: uno, è una storia vera, il che non è così scontato trovare dei libri, ed è una storia affascinante perché sono una ventina d'anni di vita di una persona, di una storia vera. E poi come è scritto in maniera molto, molto facile, molto piacevole da leggere. Vediamo se si vede. Non so se si riesce a vedere i bordi. Sì, si vede. Questo tipo è scritto piuttosto grande, e anche come impaginato è molto piacevole. Chi l'ha letto ci ha fatto delle recensioni molto, molto belle. E quando si comincia, cioè, in 2 o 3 giorni è un libro che viene letto, perché è una storia affascinante, gli eventi si susseguono uno dietro l'altro senza perdere troppo tempo in dettagli inutili, e quindi insomma è un libro bello. È molto scorrevole, confermo questa cosa qui, sì, si lascia leggere veramente piacevolmente. Senti, un saluto prima di andare via a chi ci ha ascoltato. E raccontaci un po' qualcosa, che cosa fai oltre alla casa editrice, se hai un canale YouTube, se non sbaglio, un canale Telegram. Beh, lo sai, dai, abbiamo pure fatto un paio di puntate assieme, quindi abbiamo l'era dell'oro YouTube, editore, anche lì non faccio tanti video, preferisco farne pochi e ben con contenuti. In più, lo sapete, abbiamo il canale Telegram, dove lo gestisco lo gestiamo con Antonella come fosse una specie di telegiornale random, e quindi insomma ci sono notizie fresche anche lì, e cerchiamo insomma di dare, usando tutti i nostri canali, anche quelli di Facebook, che adesso pare che ci sia meno censura, perché è da un po' che non mi arrivano avvisi di post bloccati, e quindi cerchiamo di dare il nostro contributo alla divulgazione di quello che sta succedendo nel mondo e in Italia. Ho capito. Senti, è stato veramente bello e divertente averti sul canale, veramente sono contento, quindi mi hai fatto una bella sorpresa, infatti abbiamo montato una cosa così velocemente, però veramente sono contento di averti avuto sul canale. E ringrazio chi ci ha ascoltato, e ringrazio anche te, Werner, per essere venuto in trasmissione, e saluto a tutti. Grazie Giuseppe, e saluto anch'io. Ciao. Ciao. Curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via,
anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Curiosità, ma che strana libertà, lei era qua giusto un attimo fa. Mi stordisce, mi rapisce, mi colpisce, mi stupisce. Non vuole mai essere banale, appartiene al mio istinto primordiale. Bisogna andare fino in fondo, la curiosità